Ciao a tutti ragazzi, ormai è arrivato il momento di scegliere quale arnia utilizzare per integrare l'apicoltura razionale o per chi vuole iniziare direttamente con l'apicoltura naturale, che è quello che ho fatto io, e quindi scegliere fra le due arnie principali che rappresentano questa categoria, la Top Bar e la Varroa. Questo non sarà un video per consigliarvi una o l'altra, ma un video in cui analizzeremo i pro e i contro di ognuna delle due e quindi fare una scelta giusta per noi, non per il sentito dire o per i consigli di qualcun altro, ma semplicemente giusto per noi, per le nostre scelte, per il nostro modo di fare apicoltura e per le nostre possibilità, sia in senso economico che di trasporto, che di distanza dall'aviario, tutte queste considerazioni che ci aiutino a fare una scelta. Adesso cominciamo. Il primo degli aspetti che va tenuto in considerazione ovviamente sono le dimensioni, che saltano subito agli occhi. In realtà 3 moduli di una Varroa sono ingombranti quanto una Top Bar in un certo senso, però la differenza sostanziale è che possono essere divisi o ridotti anche con le api all'interno, e togliendo il tetto e lasciando solo il cuscino con le api all'interno si può trasportare con molta facilità 2 moduli senza il tetto. Questo lo potrete vedere anche negli altri video che riguardano la Varroa, in cui si vede anche il trasporto, e soprattutto c'è anche la possibilità nei video, nella playlist Fai da te potete trovare il video come costruire praticamente il sollevatore per il cambio dei moduli. Altro aspetto da considerare, che adesso ne parleremo. Quindi riferendoci alle dimensioni, anche se io sono contrario ad un'apicoltura nomade, se qualcuno volesse farlo è chiaro che la scelta della Top Bar sarebbe quella più infelice, perché oltre a essere molto grande, come vedete, sì è vero, potete fare una mezza Top Bar, che però dovrete tenere in considerazione di trasferire la famiglia andando avanti, perché comunque avere 7-8 barre è molto poco, insomma. Sì, la famiglia può andare avanti lo stesso, ma sicuramente non potrete togliere neanche un favo andando avanti, ok? Chiaramente per un'apicoltura nomade o per chi ha l'apiario in una zona scomoda da raggiungere, la Varroa si presta di più, perché essendo in verticale, come ho detto prima, potendo ridurre l'altezza, è facilmente trasportabile con una macchina normalissima, con un cofano normale, ne entrano tranquillamente 2, forse anche 4, dipende dalla macchina. Quindi questo è molto importante, ok? Io infatti, avendo degli apiari che seguo in posti più scomodi, ho usato esclusivamente le Varroa. Altro aspetto, durante la sciamatura, questo è un altro aspetto da considerare. Se voi avete un terreno abbastanza grande dove le vostre api sciameranno con molta probabilità all'interno del terreno, avete un terreno in piano, insomma molto comodo, che si presta, come me qui a casa, allora potete fare la scelta che più preferite, sia la Varroa che la Top Bar. È chiaro, ripeto, che in condizioni scomode anche catturare uno sciame e metterlo direttamente nelle arnie come faccio io, con la Top Bar potete farlo solo in condizioni di comodità. Andatevi a vedere la playlist sciami, catture sciami e via dicendo, e troverete i video con le modalità di cattura. Quindi la Top Bar è molto comoda in una situazione tranquilla, perché voi aprirete 4-5 barre. Adesso vi faccio vedere al volo così, in questa posizione, e metterete dentro il ramo con lo sciame che avete tagliato. Ripeto, potete vederlo nei video, lo poggiate dentro, richiudete e avete fatto. Mentre nella Varroa il procedimento è leggermente differente. Se siete comodi potete mettere la Varroa sotto allo sciame o scrollare sopra avendo tolto tetto e cuscino e poi richiudere, oppure in casi più difficili dovrete togliere un modulo, il primo, girarlo al contrario, scrollare dentro lo sciame e rimetterlo sopra. Questa è un'operazione un po' più complicata che potete sempre vedere nei video. Questi sono gli aspetti per la sciamatura.
Aspetto importante da considerare sempre nella gestione delle due arnie è in primavera. Con la top bar non dovrete fare assolutamente nulla, se avete una top bar grande. Se l'avete piccola dovrete fare un trasferimento dalla piccola alla grande, ok? Mentre per la Varré l'aspetto diventa molto importante, perché quello che dovrete fare sarà aggiungere un modulo, e aggiungere un modulo alla Varré comporta il fatto che voi dovrete alzare tutto il corpo della Varré lasciando la base in basso e aggiungere il modulo nella parte sotto, ok? Quindi questo è un aspetto da tenere molto in considerazione. Chi ha problemi di schiena, per esempio, dovrà sicuramente costruirsi il carrello per sollevare la Varré, quindi vi consiglio di vedere il video. Oppure dovrà passare la top bar. Anche per questo la top bar è più indicata per persone, viene spesso usata per persone disabili o che hanno dei minimi handicap. Durante la sminatura l'unica cosa che dovrete sollevare saranno queste con il favo attaccato, quindi a livello di trasporto di pesi è sicuramente la migliore in assoluto. Parlando di aspetti specifici delle arnie che io vi consiglio, è quello di costruire le finestre sia alle top bar che alle Varré. Io ve le faccio vedere qui. Questo perché vi permetterà di vedere all'interno anche durante la notte se qualcuno ha l'apiario vicino, e questo vi regalerà grandi emozioni e soprattutto vi donerà una esperienza guadagnata molto velocemente, ok? Perché veramente capirete il comportamento delle api all'interno dell'arnia, vi aiuterà a comprendere molte cose che si vedono all'esterno per giudicare anche la salute e il buon andamento della famiglia. Quindi io ve la consiglio, non per essere meramente un maniaco del controllo, ma è esattamente il contrario, perché avere delle finestre nelle arnie e soprattutto nella Varré vi permetterà di non aprire e non disturbare le api inutilmente, di aprire l'arnia o in casi di emergenza particolari o semplicemente la maturità del miele e la quantità. Poi soprattutto nella Varré io aspetto l'anno dopo, e quindi aprirete l'arnia dopo 2 anni e la seconda volta ogni anno, quindi questo darà la possibilità alle api di stare in salute e in tranquillità. Adesso vi mostrerò il sistema di trasporto della top bar, perché se voi catturerete uno sciame da un'altra parte dovrete poi portarlo in apiario, quindi vi farò vedere tra virgolette un trucco che ho ideato io per poter trasportare la top bar in sicurezza e il sistema che uso per trasportare le Varré. Partiamo dal metodo di trasporto delle top bar. Allora, quello che dovete prevedere in fase di costruzione o comunque prima di mettere le api all'interno sarà quello di fare un foro molto piccolo per una vite nei due lati dell'arnia, ok? Quindi un forellino da 3 mm va bene. Dovrete prepararvi un listello della misura interna, ok? Una volta fatto questo, voi quando sarete sul posto e avrete messo le api all'interno, quando si saranno un po' calmate le acque, metterete questo listello in corrispondenza dei due fori che avete fatto sui due lati e metterete le prime due viti. Ovviamente vi servirà un avvitatore a batteria anche per una questione di tempi. Le api saranno minimamente disturbate comunque da questa operazione. Oltre a aver fatto i fori laterali in precedenza, dovrete aver fatto anche i fori per fissare 5, 6, 7 barre, deciderete voi, sempre da 2-3 mm per le viti. Quindi avviterete alcune delle barre tenendo bene premuto, non tutte, non serve. Già facendo questa operazione avrete stabile la gran parte dell'arnia, così potrete trasportarla in macchina. Per il trasporto della top bar è consigliabile che abbiate una persona che vi aiuta in modo da poterla tenere uno dalla parte posteriore, uno dalla parte anteriore, e fare un trasporto più tranquillo per le api che saranno all'interno. La sera avranno appena finito di sistemarsi nella parte superiore dell'arnia, quindi evitando di farle cadere. Per il trasporto della top bar è tutto. Adesso andiamo a vedere quello della Varré. Archiviata la top bar, andiamo a vedere la Varré. Allora, voi ovviamente avrete messo le api all'interno. Io vi consiglio sempre l'uso della retina, come ho fatto vedere nei miei video, anche per questo scopo. Una volta messe le api all'interno avrete messo la retina, ok, e il cuscino. Adesso avrete messo il tetto e lasciate le api lì fino alla sera.
Fatto questo, voi tornerete la sera. La prima cosa che dovrete fare sarà chiudere l'ingresso qui e il foro con sempre un pezzetto di retina, così sono più areggiate le api, perché se chiudete con il tappo di sughero comunque di fatto impedite un po' di ricircolo dell'aria. Quindi preferibilmente togliete il tappo e mettete un pezzo di retina anche nella parte superiore. Ripeto, vedendo il video potrete vedere come fare. Poi, una volta chiusa tutta l'arnia, starete tranquilli, toglierete il tetto e lo mettete da una parte. Dovrete tranquillamente lasciare il cuscino e tutto questo, la rete come si trova, ok? Quindi le api saranno ancora chiuse all'interno, ci sarà una lieve variazione della temperatura, ma nel cuscino c'è la paglia, quindi sarà veramente lieve. Le api neanche se ne accorgeranno. Per il trasporto dell'avarre ci sono alcune cose che vi consiglio di acquistare. Allora, la prima è queste cose qui con il cricchetto, ok? Queste sono fondamentali per il trasporto. Una lampadina di quelle che vanno messe in testa, che si tengono da sole, e se hanno anche la tonalità di rosso come luce è perfetta, perché le api, come sapete, il rosso non lo percepiscono e voi riuscirete anche a operare di sera, che sarà il momento del trasferimento, con tranquillità senza infastidire le api. Una volta chiusa tutta l'arnia, per prima cosa farete passare la corda nella parte inferiore della base, sotto i piedini. Prenderete il ok? Assicuratevi che sia verso l'alto per avere comodità. L'agganciate, ok? E lo rimandate sotto lasciando già attirato il crick in questa maniera. Riprendete la parte superiore, ecco qui. Ovviamente per chi ha già usato questi tipi di corde non è che ve lo devo spiegare io, ma è solo per farvi vedere che comunque l'esecuzione è abbastanza rapida. Una volta fatta passare all'interno, cominciate ad agire con il crick. Ok, una volta che il crick va in tiro avete finito, perché ecco, dovete semplicemente tendere. Vi faccio vedere, io non ve la posso alzare perché ho avuto un infortunio, vi faccio vedere che è tutta un blocco, vedete? Spero si veda. Potete trasportarla come volete. Ovviamente con le api all'interno dovrete fare molto delicatamente, ma avrete queste fasce qui, ok? E le maniglie della varia che vi aiuteranno al trasporto. Sarà veramente semplice, ok? Anche per il trasporto è tutto. Una piccola precisazione che voglio fare è che in futuro, quando l'arnia verrà trasportata e rimarrà stabilmente nell'apiario, non potrete lasciare questo tipo di corda per mantenere legata e assicurata al terreno la varre, perché al sole queste dopo un po' di tempo si sbriciolano completamente. Quindi dovrete usare questo tipo qui, il cordino, okay, che è resistente alle intemperie. Fate un piccolo corso anche online di nodi per imparare a tenderla, ok? Ci sono dei nodi che vengono fatti per tirare. Io non li sapevo fare, quindi anche io ho dovuto fare questa cosa. Spero di avervi mostrato le principali differenze e soprattutto i pregi e i difetti delle due arnie. Se avete delle domande potete farmele tranquillamente. Credo sia tutto, e quindi da Leonardo Bar è tutto. Grazie e alla prossima.